Nel gennaio 2018, Jannik Sinner aveva 16 anni quando si iscrisse al suo primo torneo professionistico ITF Futures. Un torneo lontano anni luce dal glamour dei grandi slam, Sharm el-Sheikh, Egitto. Campi in cemento, poca folla e un sole che bruciava la pelle più della tensione. Portava la maglia Nike e una racchetta Head, segno che qualche sponsor aveva già scommesso su di lui. «Quanti anni hai, ragazzo?» chiese un inserviente al banco iscrizioni. Jannik abbassò lo sguardo, quasi intimidito, ma con voce ferma. 16. Ma gioco sul serio. L'uomo rise, divertito. Qui tutti giocano sul serio, vedremo. Nel suo primo match nel tabellone principale affrontò Arian Goveas, numero 756 del mondo. Lo sconfisse con un netto 6-4, 6-4, i suoi primi punti ATP. Nel match successivo però perse. Una dimostrazione chiara. Il professionismo è una montagna vera, non un sentiero di gloria. Non disse nulla, non cercò scuse. Rimase a lungo seduto a bordo campo, con lo sguardo fisso e la racchetta tra le mani. Poi si alzò e andò a vedere altri match, a osservare, a capire. Dopo i primi tornei del 2018 e i suoi primi punti ATP, Jannik passò l'inverno chiuso tra le mura dell'Accademia di Riccardo Piatti a Bordighera. Allenamenti durissimi, sveglie all'alba, ripetizioni infinite di gesti, colpi, movimenti. A qualcosa di diverso, Riccardo Piatti lo ripeteva spesso ai suoi collaboratori, mentre lo osservava colpire, muoversi, respirare il campo in silenzio. Non era solo talento, era attenzione, era ascolto, era dedizione, la volontà di migliorarsi sempre, anche quando nessuno guardava. Nel febbraio 2019, a Bergamo, Jannik vinse il suo primo torneo Challenger, un livello già tosto, la rampa di lancio per l'elite del tennis mondiale. Entrò dalle qualificazioni in punta di piedi. Il grande pubblico ancora non sapeva chi fosse, ma gli appassionati, quelli veri, cominciarono a notare quel ragazzo. Partita dopo partita, lasciava tutti senza parole. Eliminava avversari più esperti con una calma irreale per la sua età. Nessun urlo, nessuna scena. Solo concentrazione assoluta. In finale trovò Roberto Marcora, italiano, anni di esperienza sulle spalle. Ma Jannik non tremò, non esitò. 6-3, 6-1, netto, chirurgico, nessuna esultanza plateale. Strinse il pugno e guardò verso il suo angolo. Intervistato a bordo campo, con il fiato ancora corto, sorrise appena. Sapevo di poterci riuscire, ma adesso si torna a lavorare. Quel giorno entrò nella storia. A soli 17 anni e 6 mesi fu il più giovane italiano a vincere un torneo Challenger. E da lì tutto cominciò a correre più in fretta. Nel novembre 2019 a Milano Jannik Sinner stupì il mondo. Aveva solo 18 anni, ma giocava come un veterano. Conquistò le Next Gen ATP Finals, il torneo riservato ai migliori under 21 del pianeta. Era il più giovane, il meno esperto. Entrato con una wild card, eppure li batté tutti. Fino alla finale, contro Alex de Minaur, il favorito, 3 set secchi, nessuna esitazione, pubblico in delirio, ma Jannik, come sempre, restò composto e intervistato a fine partita disse semplicemente: «È stato incredibile, ma non cambia nulla, si riparte, da capo». La stampa mondiale cominciò a parlare di lui, i titoli si moltiplicavano. Il nuovo fenomeno, il futuro del tennis. Lui ascoltava, ringraziava, ma guardava già al prossimo allenamento. Pochi giorni dopo era di nuovo in campo. A Ortisei, in Alto Adige, vince il suo terzo titolo Challenger. Chiude l'anno tra i primi 80 al mondo, a soli 18 anni. Nessun italiano alla sua età c'era mai riuscito. Una scalata che sembrava impossibile. Da numero 551 a inizio anno, a numero 78 entro novembre. Scalava il ranking come un razzo, ma con i piedi sempre per terra. Ma il bello e il difficile arriva adesso. Nel 2020 il circuito ATP lo aspetta. È il salto nel vuoto, nuovi ritmi, nuovi avversari. Le aspettative sono alte, ma lui continua a fare quello che sa fare meglio. Allenarsi in silenzio, parlare con il gioco. Parte per Melbourne, Australian Open, il suo primo slam da professionista. Supera il primo turno, al secondo si ferma contro Fucsovics. Ma non è una sconfitta pesante, non è un passo indietro, anzi, un'occasione per capire. Poi arriva la pandemia e il mondo si ferma. Anche il tennis.
Yannick torna a casa, in Alto Adige, ma non perde tempo, si allena, studia e cresce. Quando si riparte è pronto, gioca a Roma, Parigi, Colonia. Al Roland Garros batte Goffin, Coria, Zverev. Arriva ai quarti di finale, a 19 anni. È il più giovane a farlo da Nadal. Affronta proprio Nadal, Philippe Chatrier, il campo più importante d'Europa. Tiene testa per un 7,5. Poi Rafa alza il livello, come sempre. Yannick esce a testa alta. Le sue parole a fine match dicono tutto. Giocare contro Rafa ti fa capire cosa manca, ti mostra cosa serve per diventare davvero grande. A novembre vola a Sofia. Arriva in finale contro Pospisil. Match lungo, tirato, nervoso. Ma Yannick tiene. Resta lì. Chiude con un dritto che spacca la linea. È il primo titolo ATP. A fine anno è numero 37 del mondo. Ha 19 anni. È il miglior italiano della sua generazione. Ma se gli chiedi cosa pensa, ti risponde con uno sguardo. Quello sguardo che dice tutto. Non ho ancora fatto nulla. Almeno non secondo lui. Inizia il 2021. Mascherine, bolle, calendari stravolti. Il mondo è ancora mezzo fermo. Ma Yannick, no. Lui corre, vola a Miami. Ha già giocato alcuni Masters 1000, ma questa è un'altra storia. A Miami, punta in alto. Partite dure, ritmi da top player. Nei quarti affronta Alexander Bublik. Match tirato, nervi tesi. Alla stretta di mano Bublik sorride, scuote la testa. Tu non sei umano. Hai 15 anni e giochi così? Yannick in realtà ne ha 19, ma quel giorno in campo sembra davvero arrivato da un altro pianeta. Va in finale. Dall'altra parte della rete c'è Hubert Hurkacz, amico e compagno d'allenamento. Si conoscono, si rispettano. Ma quella è una finale e Hurkacz non fa sconti. Vince in 2 set, 7-6, 6-4. Yannick perde. Ma il mondo del tennis ha capito. Quel ragazzo è già tra i grandi. In primavera, Barcellona, Madrid, Roma, risultati altalenanti. Ogni torneo una lezione. Arriva l'estate, prime partite su erba, poi Washington, caldo torrido. Umidità asfissiante, 5 partite in 6 giorni. Ma Yannick resta lì. Cappellino basso, sguardo fisso. È finale. Vittoria su Mackenzie McDonald, 7-5, 4-6, 7-5. È il più giovane italiano di sempre a vincere un ATP 500 e il primo nato nel 2001 a riuscirci. A ottobre torna a Sofia, dove aveva vinto l'anno prima, e lo rifà. Titolo numero 3, batte Gael Monfils. 7 giorni dopo, Anversa, altra finale, altro trofeo. Vince su Diego Schwartzman, 2 tornei, 2 settimane, 2 titoli. E un messaggio chiaro. Yannick non rallenta. A novembre sfiora la qualificazione alle ATP Finals di Torino. Arriva da riserva. Ma Matteo Berrettini si infortuna e tocca a lui. Yannick entra in campo teso, ma lucido. Contro Hurkacz gioca con coraggio. Vince in 2 set. Poi affronta Daniil Medvedev. Una battaglia vera, gioca alla pari. Medvedev si innervosisce, provoca, sogghigna. Finge di sbadigliare annoiato, ma Sinner non reagisce. Resta concentrato, porta il match al tie-break decisivo, poi cede, ma esce tra gli applausi. Chiude l'anno numero 11 del mondo, ha appena compiuto 20 anni. Ma non sembra sorpreso, lo aveva immaginato da tempo. Niente urla, niente euforia, non esulta, non si volta, solo un pensiero in testa, avanti, sempre avanti. Gennaio 2022, Melbourne, Australian Open. Il sole picchia, l'aria è densa. Yannick è in campo contro Taro Daniel, un match alla sua portata, ma qualcosa non gira. Il corpo è lento, la testa confusa. A ogni cambio campo lo sguardo corre verso il box. C'è Riccardo Piatti, il suo maestro, l'uomo che l'ha guidato da bambino, ma oggi quella voce pesa. Terzo set. Yannick si siede, si asciuga il viso e poi sbotta, senza filtri. Uso la testa, ma tu stai calmo, cazzo, non ce la faccio più. Piatti resta immobile, il pubblico non capisce, ma qualcosa dentro Yannick si è spezzato. Quello non è solo uno sfogo, è l'inizio della fine. Febbraio, Monte Carlo. La notizia arriva, Yannick Sinner cambia. Saluta Riccardo Piatti. Una storia lunga 7 anni, chiusa in un comunicato. È stata una decisione maturata col tempo. Ho bisogno di crescere, di cercare nuove strade.
A guidarlo ora è Simone Vagnozzi, ex allenatore di Marco Cecchinato. Più avanti si unirà Darren Cahill, uno che ha lavorato con Hewitt, Agassi, Halep, una leggenda della panchina. 2 menti, un obiettivo, tirare fuori il campione. Ma l'anno non sarà semplice. Problemi fisici, ritiri, vesciche a Miami, fastidio al ginocchio a Roma, ritiro al Roland Garros contro Rublev. Ogni volta una battuta d'arresto, ogni volta un nuovo inizio. A luglio il fuoco ritorna. Wimbledon, Erba, ottavi contro Carlos Alcaraz. La nuova rivalità che tutti aspettano. Jannik vince, con autorità in 4 set. Nei quarti trova Novak Djokovic, 2-7-0 per Sinner. Poi Novak fa Novak, rimonta e vince, ma anche lì Sinner esce tra gli applausi. Settembre, US Open. Ai quarti di finale c'è di nuovo Alcaraz. Partita folle, 5 set, 5 ore. Si gioca fino all'alba, un match point non sfruttato, sconfitta. Ma nessuno ne esce vincitore quanto loro. È il match dell'anno e forse l'inizio di una nuova era. A fine stagione, Jannik è numero 15 del mondo. Non è la classifica che sognava, ma ha imparato tanto, ha cambiato staff, ha cambiato pelle e ha capito una cosa fondamentale. Non basta arrivare in alto, bisogna sapere restare e avere il coraggio di ricominciare. Il 2023, un anno nuovo. Un Jannik diverso, stesso sguardo, stessa fame, ma qualcosa è cambiato. Il fisico tiene, il team è rodato, la testa più solida. Non cerca scorciatoie, cerca verità, sul campo. Marzo, Indian Wells e Miami. Nel deserto californiano vola fino in semifinale, ma lì trova Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è un treno, Sinner cede, ancora. Ma 2 settimane dopo, a Miami, la rivincita. Semifinale contro Alcaraz, stavolta è Jannik a brillare. Poi la finale, di nuovo Medvedev. E di nuovo Jannik si ferma a un passo. Finale Masters 1000 numero 2 persa, ma il livello è ormai da vertice. Maggio, Roland Garros. Parigi si tinge di grigio. Secondo turno, Daniel Altmaier lo rimonta in 5 set, una maratona, un colpo al cuore. Il punto più basso del 2023. A luglio, Wimbledon. Sull'erba Sinner rinasce, batte Cerundolo, Schwartzman, Halis, Galan, Safiullin. Va in semifinale, la prima in uno slam. È il 10° italiano di sempre a farlo, il più giovane. Ma davanti c'è sempre lui, Novak Djokovic. Jannik lotta ma perde in 3 set. Nessun rimpianto, solo rispetto. Ad agosto a Toronto il momento arriva. Batte Berrettini. Passa il turno senza giocare con Murray. Poi spettacolo con Monfils. Supera Paul. In finale annienta De Minaur. 6-4, 6-1. È il primo Masters 1000 vinto, il secondo italiano a riuscirci dopo Fognini a Montecarlo. Ottobre, Pechino. È lì che succede qualcosa. Batte Evans, Nishioka, Dimitrov, nonostante i problemi di stomaco. Poi in semifinale contro Alcaraz lo batte per la 4ª volta. È finale contro Medvedev. Lo distrugge. Doppio tie break, senza tremare. Prima vittoria su Dani Hill. Sinner sale al numero 4 del mondo. Eguaglia Panatta. Entra nella storia. Fine ottobre, Vienna. Sinner è incontenibile. Rivince su Medvedev in finale. 10° titolo ATP. 40ª vittoria sul cemento in stagione. A novembre le ATP Finals. Torino. Il pubblico è tutto per lui. Batte Tsitsipas, poi Djokovic, poi Rune. Chiude il girone da imbattuto. In semifinale altra impresa. Ancora Medvedev. Battuto per la 3ª volta di fila. Finale. Di nuovo Djokovic. Ma stavolta Nole è perfetto. Doppio 6-3. Sinner applaude e Djokovic lo incorona. Può vincere Slam, può diventare il numero 1. Coppa Davis a Malaga. Semifinale contro la Serbia. Ancora Djokovic. 3 match point per il serbo, ma Sinner li cancella tutti e vince. Poi lo batte anche in doppio in coppia con Sonego. Finale contro l'Australia. Contro De Minaur, Jannik chiude i conti. L'Italia torna a vincere la Coppa Davis dopo 47 anni. E gran parte del merito ha un nome e un volto. Jannik. A bordo campo, Matteo Berrettini applaude con gli occhi lucidi. Infortunato, ma presente. Jannik lo raggiunge, lo stringe e gli sussurra: il prossimo anno la vinciamo insieme. Chiude il 2023 al numero 4 del mondo. 4 titoli ATP, 5 vittorie su top 5. Un'Italia intera che ora si alza in piedi e lo guarda. Perché non è più un ragazzo che promette. È
è un uomo che mantiene. Il 2024 comincia da lì, dal numero 4 del mondo. Il circuito ora lo teme. Gennaio, Melbourne, Australian Open. Si è preparato con calma, con fame, è pronto. Al primo turno liquida Van de Zandschulp in 3 set. Al secondo fa lo stesso con De Jong. Nessun problema, nessuna esitazione. Al terzo turno il primo scossone. Baez gli strappa un set, ma Jannik non si scompone, reagisce, accelera, passa. Agli ottavi trova Karen Khachanov, un avversario solido, esperto. Jannik gioca forse il miglior match del torneo, lo travolge. 6-4, 7-5, 6-3, servizio, rovescio, testa, tutto funziona. Ai quarti, Rublev, più lotta, più tensione. Ma anche qui Jannik impone il suo gioco, vince 3-1, un altro passo avanti. Semifinale, Novak-Djokovic. Melbourne è il suo regno. 10 titoli, imbattuto da anni su quel campo. Ma Jannik non ha paura. Primo set, 6-1 per Sinner. Increduli, tutti. Secondo set, 6-2. Djokovic sbaglia, si agita. Nel terzo, Novak reagisce, lo vince al tie break. Ma nel quarto, Jannik alza di nuovo il livello. Lo chiude il 6-3. È fatta. Ha battuto Djokovic a Melbourne. È in finale. Contro Daniil Medvedev. Un russo che ci è già stato. Un italiano che ci arriva per la prima volta. Ma il copione all'inizio è duro. Medvedev parte forte, aggressivo, lucido. Jannik fatica, perde i primi 2 set. 3-6, 3-6. Terzo set. Sinner cambia qualcosa. Più profondo, più coraggioso. Un break, poi un altro. 6-4. Quarto set. Il pubblico lo sente, anche Medvedev lo sente. Jannik non sbaglia più, ancora 6-4. Quinto set. È una battaglia mentale. Chi trema, esce. Ma Jannik non trema, break sul 4-2. Poi tiene il servizio, poi chiude. 6-3. Jannik Sinner è campione degli Australian Open, il primo italiano di sempre a vincere uno slam, a 22 anni. Quel giorno, sotto le luci di Melbourne, Jannik non ha sorpreso nessuno. Ha solo confermato quello che tutti stavano aspettando, l'inizio di una nuova era. A febbraio, Rotterdam. Jannik torna in campo da campione slam, ma non si adagia. Non cerca riflettori, cerca verità. Match dopo match arriva in finale e vince. Batte De Minaur, titolo ATP 500, il primo dopo Melbourne. Marzo, Indian Wells. Il sole della California accoglie i migliori del mondo. Jannik arriva con il passo di chi ha appena conquistato un titolo importante. Dopo l'allenamento, come ogni giorno, si stende sul lettino per i massaggi di scarico. Lorenzo Nardi, il suo fisioterapista, ha una ferita alla mano. Per trattarla, utilizza una crema cicatrizzante. Contiene Clostebol, una sostanza proibita. Nardi non indossa i guanti. Un gesto automatico, una routine. E la sostanza entra in contatto con la pelle di Sinner. Nessuno si accorge di nulla, non c'è malizia, solo disattenzione, ma il danno è fatto. Il test antidoping lo rileva. Positivo, è un colpo durissimo. Jannik è incredulo, il team sotto shock. Scattano le indagini, viene ricostruita ogni sequenza. La verità emerge, contaminazione accidentale. Nardi collabora, ammette tutto con trasparenza. Il tribunale sportivo assolve Jannik, nessuna colpa, nessuna squalifica. Ma la WADA non ci sta, presenta ricorso, inizia un periodo di incertezza, silenzio, critiche. Jannik non risponde, non cerca giustificazioni, continua ad allenarsi e giocare. Lo stesso mese partecipa a Miami, caldo, umidità, cemento. Qui ci era andato vicino. Finale nel 2021, semifinale nel 2023, ma mai il titolo. Questa volta no esitazioni. In finale c'è Grigor Dimitrov. Jannik gioca fluido, lucido, essenziale. Lo batte in 2 set. È il suo secondo Masters 1000 dopo Toronto 2023. Il terzo titolo dell'anno. Ora è ufficiale, numero 2 del mondo. Aprile. Silenzi pesanti. Il caso è ancora aperto. Il ricorso della WADA pende come un'ombra. Jannik continua ad allenarsi, ma qualcosa cambia. La fiducia, anche se non detta, si è incrinata. Un giorno, senza conferenze stampa, senza clamore, arriva la notizia. Lorenzo Nardi non fa più parte del team. Il fisioterapista che aveva provocato involontariamente il caso di positività è stato sollevato dall'incarico.
Pochi giorni dopo, anche Umberto Ferrara, preparatore atletico, lascia il team. Non ci sono dichiarazioni ufficiali, solo una linea chiara: serve un nuovo inizio. Yannick non cerca colpevoli, non si guarda indietro. Ma per andare avanti servono volti nuovi, persone nuove, energia nuova. Poco più avanti, a stagione inoltrata, entrano nel team Marco Panichi e Ulises Badio, due professionisti che avevano lavorato per anni con Novak Djokovic. Un segnale chiaro: Yannick vuole il meglio accanto a sé, perché restare in vetta richiede scelte ambiziose e soprattutto persone giuste. Maggio. Madrid. La stagione sulla terra rossa comincia, ma qualcosa non va. Un fastidio all'anca. Niente di grave, sembra. Yannick stringe i denti, scende in campo, vince, ma il dolore cresce. Poco prima dei quarti si ferma, si ritira. Decisione sofferta, ma necessaria. Meglio non rischiare. Roma. Il foro italico lo aspetta. I tifosi, l'atmosfera, il sogno di vincere in casa. Ma l'anca non è pronta. Yannick rinuncia, un altro sacrificio, un altro silenzio. Ma stavolta è prudenza, è lungimiranza. Giugno. Roland Garros Parigi, il torneo più duro, quello che ancora gli manca. L'anca è un'incognita, ma Yannick decide di esserci. Arriva in semifinale, dove ad attenderlo c'è Carlos Alcaraz. È una battaglia. 5 set, sudore, nervi, silenzi. Sinner combatte fino all'ultimo, cede solo nel finale. Pochi giorni dopo, mentre il torneo è ancora in corso, Novak Djokovic si ritira. E con quel gesto cambia la storia del tennis italiano. Jannik Sinner diventa il numero 1 del mondo, il primo italiano, uomo o donna, a riuscirci. Un traguardo costruito senza scorciatoie, con talento, costanza, disciplina. Ma Yannick resta com'è, niente proclami, solo una frase sussurrata al suo team. Ora si lavora ancora più duro. A luglio, Wimbledon, l'erba più nobile, il tempio del tennis. Yannick arriva a Church Road da numero 1 del mondo. Il pubblico lo osserva, gli occhi addosso sono tanti. Supera i primi turni con freddezza. Poi, nei quarti di finale, contro Daniil Medvedev, qualcosa si spegne. Non un colpo, non una caviglia. Il corpo si svuota, ma l'essere improvviso fatica a reggersi in piedi. Non si ritira, stringe i denti, lotta, non molla. Ma il fisico non lo segue fino in fondo. Alla fine, Medvedev vince in 5 set. Yannick esce dal campo a testa alta. Nessuna scusa, nessun dramma, solo un arrivederci. Ma da agosto, Yannick diventa incontenibile. Ha una marcia in più. Fisico, testa, tennis, tutto gira. Vince Cincinnati battendo in finale Frances Tiafoe. È il suo terzo Masters 1000 in carriera. Poi arriva lo US Open, New York. In finale affronta l'americano Taylor Fritz. Il pubblico è tutto per il beniamino di casa, ma Yannick è implacabile. 6-3, 6-4, 7-5. Vince il suo secondo slam dell'anno, dopo l'Australian Open. È il primo italiano a trionfare a Flushing Meadows. Subito dopo conquista anche Shanghai. In finale sfida il 24 volte campione slam, Novak Djokovic. Yannick è lucido, coraggioso, feroce. Vince in 2 set, 7° titolo stagionale. 17° in carriera. E con questa vittoria c'è un'altra certezza. Chiuderà l'anno da numero 1 del mondo. Novembre, Torino ATP Finals. Davanti al pubblico italiano, Yannick entra nella gabbia dei migliori. Gioca con grinta, gioca con classe, batte tutti. In finale c'è Taylor Fritz. L'americano è in forma, ma Sinner è implacabile. 6-4, 6-4. Vince le ATP Finals senza perdere un set, diventando il primo italiano della storia a riuscirci. Dicembre, Coppa Davis, l'ultima sfida dell'anno, la più sentita, la più azzurra. Al suo fianco, stavolta, c'è Matteo Berrettini. Dopo mesi di assenza, dopo infortuni e silenzi, Matteo è tornato e ha un ruolo fondamentale, gioca, lotta, vince. Insieme guidano l'Italia alla seconda Coppa Davis consecutiva, battendo in sequenza l'Argentina, l'Australia e in finale i Paesi Bassi. 3 sfide, 3 battaglie vinte, 2 colonne, 2 stili diversi, una sola squadra. Un anno prima Yannick glielo aveva promesso. La prossima la vinciamo insieme. E così è stato. A fine partita si abbracciano, non servono parole, basta uno sguardo. Missione compiuta. L'Italia è in visibilio, un popolo intero che applaude, una squadra che entra nella storia. Così si conclude il secondo capitolo della scalata di Jannik Sinner.
l'anno che lo ha visto diventare numero 1 del mondo, l'anno dei grandi trofei, delle conferme, delle promesse mantenute, ma anche delle cadute, dei dubbi, del coraggio di cambiare strada. Un capitolo che resterà nella storia, ma che per lui è solo un passaggio, perché Yannick guarda avanti, sempre. È partito dalle Dolomiti, in silenzio, con disciplina, rispetto, umiltà. Senza mai alzare la voce, ha conquistato il cuore degli italiani. Un ragazzo semplice, che non ha mai dimenticato da dove viene, che parla poco, ma dice tutto con il modo in cui gioca, che ha ispirato una generazione senza clamore, ma con l'esempio, e che porta sulle spalle, senza mai cercare alibi, una sentenza della WADA, una squalifica breve, figlia di un errore non suo. Ma anche quello fa parte del cammino, e lui l'ha affrontato con la stessa forza con cui affronta ogni punto. Ora davanti a lui c'è un nuovo cammino: Roma, Parigi, Wimbledon, le Olimpiadi. Sfide mai vinte, traguardi ancora da scrivere. E allora si riparte, con i piedi ben saldi a terra, con il sogno che brucia negli occhi e con quella stessa fame di sempre. Grazie per aver seguito il viaggio di Yannick passo dopo passo. Se ti è piaciuta questa storia, iscriviti al canale e continua a seguirci. A presto!